Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, oppure ascendente Scorpione, anche Luna e Scorpione o Venere e Scorpione. Vediamo quali sono le energie per te nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Quindi questo è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi e i messaggi che devi sentire sono qua per te. Allora, chiediamo agli spiriti, Scorpione, quali sono i messaggi per te? Verso dove stai andando? Prossime ore, prossimi giorni. Calcita, 2 ce ne sono. Allora, mi dice che c'hai tanto da fare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, cioè ci sarà tanto da fare. Chiediti perché lo fai. O meglio, il punto è questo: quando noi facciamo tante cose, spesso ci facciamo prendere dall'ego riferito, no? Perché viene in automatico. Allora, questa carta mi sta dicendo affinché tutte le cose che avrai da fare, gli impegni nei prossimi giorni, prossime ore, no? Non ti non ti sovrastino, allora affida tutto quello che devi fare alla grande madre, allo spirito, agli dei, al tuo amante mistico. Affida, cioè per te, lo faccio per te, e per te, e per te, e per te. Cioè sposta quello che stai facendo a livello mentale, proprio l'attenzione spostala da devo fare questo, fare quest'altro, vado quante cose, anche se magari ti piacciono, lo faccio per te, a te, a te, a te, è per lo spirito che lo stai facendo, perché è per lo spirito che sei qui. Va bene? Ok. E poi permani ferma nella tua fede, appunto, quello che ti ho appena detto. Lo fai per una causa più grande di quello che apparentemente può sembrare. Il risultato che stai sperando dipende dal fatto che tu mantenga un'attitudine mentale positiva. Allora, questo è il modo migliore, perché ti vedo indaffarato su cose da fare. Allora affida tutto lo faccio per te, lo farai anche con più entusiasmo, con più grinta, con più vitalità. Anche quando sei stanca e devi fare qualcosa lo stai facendo perché sei al servizio dello spirito. Mantieniti ferma e fermo in questa postura, va bene? Vediamo che cos'altro. Perché la fede nello spirito ripaga sempre. Hai la protezione spirituale. Ho appena finito di dire la fede nello spirito ripaga sempre. Gli dei e il tuo angelo della guardia, che è il tuo amante mistico, spirito guida, ti stanno proteggendo a livello fisico, emozionale ed energetico. Hai la protezione degli spiriti per quello che vai a fare nei prossimi giorni. Evidentemente sono cose importanti. Il punto fondamentale di questa prima lettura è che tu sviluppi ehm, il tuo sacrum facere, il darti, l'offrirti allo spirito a mezzo dei veicoli che ti metteranno davanti. I veicoli sono le cose che c'hai da fare, le persone, le circostanze. Lo faccio per te, a te, a te. Ok? Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Energie, eventi, narrazione delle prossime ore, dei prossimi giorni. Scorpione. Ok, sono uscite tante. Allora, sono uscite proprio giuste. Allora, 4 di coppe, asso di spade, il mago, il diavolo, il re di coppe. Cioè mi sembra identica a un'altra lettura che ho fatto, non mi ricordo per quale segno. Prime carte identiche. Forse i pesci, forse sei ascendente pesci, o hai la luna Venere in pesci, o Lilith in pesci. Comunque, forse. Allora, ti vedo nel momento un po' di apatia emozionale, cioè un po' di riflessione, non è apatia in senso negativo. Il 4 di coppe, no, questo non mi va, un po' demotivata o demotivato. Tagli fuori questa storia qua. L'asso di spade è la chiarezza che arriva, prendo in mano la situazione e taglio con questa abbattimento. Perché qua vedo il mago, il diavolo e il re di coppe, ecco perché ci sono tante cose da fare. Tu plasmerai la realtà a favore dei tuoi ottenimenti. Quello che vuoi ottenere con il diavolo lo ottieni.
lo ottieni. Ti vedo serena, tranquilla, anche con quella grinta, con quella Kundalini perfettamente indirizzata verso obiettivi specifici, no? Che hai tu nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Quindi ti vedo uscire da uno stato un po' di riflessione, di apatia, non mi va, non mi va, anche magari può essere un abbassamento energetico. Magari sei stanca, sei stanco, stai riflettendo, ma un po' più in giù, no? E invece qua cambia tutto perché arriva la capacità tua di trasformare la realtà. L'asso di spade mi parla anche del taglio netto di questa situazione qui, ma anche di una che prendi in mano proprio la situazione, boom. E, anche di telefonate che arrivano rispetto a ciò che vuoi. Va bene? Vediamo cos'altro mi raccontano. Energie dei prossimi giorni, prossime ore, prossimi giorni. Scorpione. Il cavaliere di bastoni, non fare le cose di fretta. Allora, io non leggo le carte al contrario, lo sapete, ma il cavaliere di bastoni si è girato per quanto andava di fretta ed è proprio un simbolo. Allora, magari se allora hai fatto molte cose di fretta, o stai facendo le cose di fretta, o stai pensando una cosa, quell'altra, 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 no? Ed è come se avessi un po' di energia bloccata in questo momento, proprio perché devi servire gli dei quando lo fai, no? Ho fede in te, o a te, a te, a te. Quindi è come se in questo momento che non avevi ancora questa consapevolezza, o magari l'hai riattivata in questo istante, le cose si fossero bloccate da un momento all'altro. Però il Cavaliere di Bastoni si gira perché noi non leggiamo le carte al contrario. O meglio, l'ho letta al contrario perché era interessante leggerlo. Allora, si riprende movimento, non avevi energia vitale, questo voleva dire. O energia, sai, per plasmare le cose, con quell'entusiasmo. Vediamo ancora quali sono gli altri messaggi per te, le prendo io. Cavaliere di denari, vedi, vai piano e vai lontano. C'è molto movimento, carro, vedo viaggi, spostamenti e movimento e la ripresa delle tue energie. Vedo anche delle comunicazioni di lavoro, qualcosa di lavoro che arriva e resta. Il Cavaliere di Denari, sai che ogni tarologo ha i propri codici, no? Per me il Cavaliere di Denari è colui che arriva, è una cosa sicura che arriva, non è un fuoco di paglia e quindi può volerci un po' più tempo per plasmare quella realtà negli ambiti da te specifici, ma è quello che arriva. Però qua mi dicono che ciò che è andato lento, in questo caso con questa sequenza di carte, ciò che è andato lento, si è fermato un po' più per energia tua, si sblocca completamente. Ti vedo avere tante cose da fare. Sai perché ti vedo a un certo punto avere tante cose da fare? Perché magari la cosa andava più lenta, un po' annoiata, poi a un certo punto pam 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 pam. E quindi vedo persone che arrivano da te o comunicazioni che arrivano sulla base della concretezza e di ciò che stavi aspettando. 8 di bastoni, guarda, questa è una lettura che mi dice energie si sbloccano velocissimamente, tutto ciò che era bloccato, lento, arriva pam 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 pam. Comunicazioni per ciò che vuoi ottenere. E mantieniti centrato, centrato, hai la protezione, non ti preoccupare, di tutti gli spiriti e sono sblocchi, comunicazioni, anche la decisione di fare un viaggio che stavi rimandando, uno spostamento di lavoro, qualcosa che ti vede più grintosa o grintoso. Che cos'altro? 4 di spade, infatti c'è un recupero delle forze e delle energie qua. 6 di spade, di nuovo carte di movimento, spostamento, movimento, prendo, decido e vado. Il 3 di bastoni, espansione, magari stai programmando un viaggio, stavi programmando uno spostamento e lo fai. Sì, ti vedo avere tante cose da fare, spostarti, fare, spostarti, è tutta energia che va in espansione. Dopo una cura che c'è stata, una ricalibrare le proprie energie, qua c'è proprio una velocità in espansione, velocità in espansione. 6 di coppe, paggio di bastoni, potresti ricevere anche degli inviti, delle telefonate o delle qualcosa tipo una tua amica, un tuo amico, una persona che conosci bene ti propone una cosa, ok? A te ti fa molto piacere questa cosa, ti entusiasma, può essere un viaggio o uno spostamento, o tu vai da questa persona o questa persona viene da te. Fatto sta che qua c'è molta allegria, molto divertimento, la voglia di qualcosa di nuovo, anche la conoscenza di persone che nuove o qualcosa di nuovo che stimola il tuo cuore, vedo.
stimola il tuo cuore. Che cos'altro? Il Papa è una carta stupenda perché mi parla di decisioni stabili che vengono prese, anche del fatto che tu prendi prendi decisioni autorevoli, e le decisioni autorevoli che vengono prese in questo momento sono valide a livello duraturo. Il Papa mi parla anche di firme, di contratti, di qualcosa che viene scritto, è serio, che è stabile. Sì, fammene mettere ancora sul Papa. 2 di spade e il 10 di coppe. Allora, per quanto riguarda le tue decisioni, le decisioni che prenderai saranno decisioni ferme che hanno un peso. Queste decisioni ferme che hanno un peso, laddove tu eri indeciso o indeciso, prenderai queste decisioni che hanno un peso. Hanno un peso, cioè sono decisioni importanti che hanno alla base la tua fede, le tue credenze, e questo porterà una grande gioia quel 10 di coppe. Gioia condivisa, anche decisioni in famiglia importanti verranno prese, con i figli magari, decisioni in famiglia con i figli laddove avevi dei dubbi o un po' di dubbi, decisioni importanti con un figlio o con i figli. Ok? Mettiamocene altre. Energie per te nei prossimi giorni, cosa arriva? Qua c'è un 2 di coppe. Qua c'è un 2 di coppe. Per alcuni di voi si riavviva la passione con qualcuno facendo un viaggio, uno spostamento o un weekend fuori. Si ravviva la passione. E poi vediamo anche che ci può essere anche un incontro nuovo, 2 di bastoni, 2, 2. E il 10 di denari. Io vedo che non sei sola, non sei solo, c'è condivisione, c'è cooperazione e collaborazione. Il 10 denari mi parla di casa, di stabilità, magari delle decisioni di sistemare casa o degli aggiustamenti in casa che portano più armonia, più felicità. Queste decisioni anche di prendere casa insieme a qualcuno. Se hai una relazione, qua mi dice che la relazione passa da un livello a un altro più solido. Dove sta il Papa? Si è nascosto il Papa, non lo vedo più, ragazzi, il Papa. Dove l'ho messo il Papa? Me lo sono rimesso qua il Papa, forse. Non lo sto vedendo più, me lo sono rimesso qua dentro. Ah no, eccolo, che scema, ricoglionita. Eccolo. Allora, se hai una relazione, la relazione passa da un livello all'altro, va bene? Io qua vedo convivenza, casa, stabilità e decisioni importanti in merito a una relazione. Ora ti dico anche una cosa, anche a livello lavorativo vedo una partnership importante qua di lavoro, e grazie a questa partnership si fanno nuove strategie delle strategie che hanno una visione a lungo termine di stabilità. Va bene? Sì. Vedi, qua sotto abbiamo la stella, realizzazione di un tuo desiderio, quello che hai nel cuore, quello che hai nel cuore, quello è. Ok, mettiamocela qua la stella. Ok. Vediamo adesso cosa hanno da dirti questi altri oracoli, cioè gli spiriti a mezzo di questi altri oracoli. Hai la protezione spirituale, energetica, fisica, su tutti i livelli, il Papa lo conferma. Quali sono ancora i messaggi per te, prossime ore, prossimi giorni? Hai una forza interiore, ti ho appena nominato il Papa come amante mistico, spirito guida, no? E una forza interiore, dice: non ti perdere nelle cose che non possono cambiare, metti l'attenzione in quello che puoi cambiare, cioè la tua attitudine, la mentalità e l'energia. Hai tutto ciò di cui hai bisogno. Quindi ti dicono che avrai una grande forza interiore nei prossimi giorni, dove ti ho vista un po' più spenta o più spento, o magari solo riflessiva potrebbe essere. Grande forza interiore e la capacità di saper plasmare la realtà sulla base dei tuoi sogni. Cos'altro? C'è l'inizio qua, è il comienzo. C'è tempo per aggiustare o iniziare di nuovo. Senti la vita fluendo liberamente attraverso del tuo essere. Tutti i tuoi desideri possono farsi realtà nel potenziale creativo di un nuovo inizio. Allora, i desideri, e qua abbiamo la stella. C'è un nuovo inizio che è anche il mago di nuovo. Il numero 1 è importante per te nei prossimi giorni. Vedi 1, 1, 1, 1, 11, 11, 11 e il numero 17.
Il numero 111 e il numero 17 vanno a confermare questa lettura. C'è questo nuovo inizio dove i tuoi desideri prendono forma. Va bene? Mettiamone un'altra. Che cosa desideri? Allora questa carta ti dice: se reagisci negativamente al successo o all'allegria degli altri, è un segnale che tu desideri di più per te stessa o te stesso. Non ti limitare, espandi la tua zona di comfort. Allora, se nei prossimi giorni o se hai provato un po' di invidia, un po' di gelosia alla felicità di qualcuno, non ti devi colpevolizzare, è una cosa umana. Significa che la tua anima vuole emergere ancora di più e vede l'altro come specchio, no? Quindi il punto qual è? Non ti dare obiettivi minori. Questo è il consiglio, ma datti obiettivi fin dove la tua immaginazione riesce ad arrivare e oltre. Va bene? Magari se senti un po' di deficit, un po' di situazioni, emozioni un po' particolari o pesanti, io non lo so se stai facendo il cammino sciamanico con me, se non lo stai facendo te lo consiglio vivamente, sotto l'info box trovi la pratica dei 21 giorni, la profetica pratica. Allora ti fai il rituale erotico della Kundalini e la danza del piacere e stai a posto. Va bene? Sì. Vediamo che cosa ti dicono questi altri oracoli, l'oracolo della magia. La pozione magica, ricorda di praticare il tuo amor proprio. Allora qua c'è 100% bruca, no? Strega, ti ho appena finito di dire il rituale erotico della Kundalini, la danza del piacere, dove attivi proprio la magia. Allora qua, grazie a delle pratiche che stai facendo spirituali o che farai nei prossimi giorni, l'energia di questa lettura arriverà istantaneamente a te. Ok? Istantaneamente. Anche il semplice a te, a te, a te, capito? Come ti ho detto prima con la prima carta. Ricordati di praticare l'amor proprio. L'amor proprio cos'è? E l'amor proprio non è soltanto ego riferito, no? Quando tu ti dai a una missione superiore, tu stai praticando il tuo amor proprio al 100%, perché stai collegando i tuoi obiettivi, gli obiettivi personali, agli obiettivi che ha anche la grande madre. E quindi quando i tuoi obiettivi sono allineati alla volontà cosmica, non c'è ostacolo. E con le pratiche, i rituali sappiamo che quanto siano potenti, no? Sì. Perché ciò che vuoi tu, ciò che desidera il tuo cuore, che poi dice cosa desidera? Ciò che desidera il tuo cuore, ciò che desidera lo spirito. Per l'anima ha, come diceva Adler, una grande aspirazione a emergere i suoi talenti, le sue qualità, e gli obiettivi, i desideri sono forieri di quelle qualità, sono il carro di quelle qualità. Ok? Vediamo un'altra di queste. Da questo nascerà qualcosa di meraviglioso. Giardino, da questo nascerà qualcosa di meraviglioso. Qua abbiamo la spada del mago, qua abbiamo la spada del mago. E la magia cos'è? È l'arte di operare i cambiamenti attraverso la forza di volontà. E qua la forza di volontà c'è. Quindi da quello che accade in questi giorni accadrà qualcosa di meraviglioso. Meraviglioso. Potrai vedere in questi prossimi giorni dei fiori sbocciare. Magari sai da un giorno all'altro i fiori sbocciare ti parlano di questo nuovo inizio. Va bene? Ok. Vediamo adesso cosa ti dicono le carte delle fate, queste. Cosa ti dicono gli spiriti a mezzo di questo oracolo. Bambini, la tua connessione con i bambini è parte dello scopo della tua vita. Questo è un messaggio magari importante per alcuni di voi, E i bambini rappresentano la tua parte autentica, pura, il nuovo inizio, no? Il nuovo inizio che io lo vedo qua al paggio di coppe, di bastoni e il 6 di coppe che c'era prima, no? Quella bambina, il bambino interiore che è in te che vuole giocare, esprimersi. E allora
I bambini rappresentano in tutti gli oracoli i nuovi inizi. E le farfalle che vedrai, farfalle arancioni, arancioni, gialle, vanno a confermare questa lettura. Va bene? Cos'altro? Connettiti alla natura. Guarda, te lo stavo dicendo quando ho visto questa carta, al dio Pan. Ho fatto anche un podcast sul dio Pan. Non sarebbe male se ti ascoltassi quel podcast perché attiva questa... fa fare un click importante se te lo riascolti o lo ascolti. Te lo stavo dicendo qua, la natura, dice, il tempo trascorso all'aperto ti ringiovanisce e ti stimola, ossigena i tessuti, la natura è prospera. Qua parliamo di prosperità per te, quindi la natura è prospera naturalmente, non c'è bisogno che tu pensi quando stai in natura. Le leggi della natura coesistono, coabitano in te perché tu sei natura. E quindi quando stai in mezzo alla natura stai con il tuo vero essere, il tuo vero simile, che lavora dentro di te anche se tu non devi pensare a niente, non devi fare niente, bastano qualche passeggiata in natura. Va bene? Ok, vediamo cosa ti dicono gli spiriti a mezzo dell'oracolo dello sciamano. La maledizione, qua chiudiamo un karma. La maledizione mi dice che... Allora, qua stiamo chiudendo un karma, ecco perché c'è una protezione importante, protezione spirituale, il tuo angelo della guardia ti guida, protezione fisica, emozionale ed energetica. Allora, se hai percepito delle somatizzazioni nel corpo, tipo un po' di malessere fisico, era perché avevamo questa energia ostruita che viene dai nostri avi, i nostri antenati, gli stessi i quali ci danno forza e vigore quando vengono pacificate quelle immagini. Allora, prima di tutto devi sapere che con questa carta si sta chiudendo un karma fatto di maledizioni, maledizioni, benedizioni. Vi ricordate il video che vi ho fatto, il podcast, non mi ricordo qual era, dove parlavo delle forme pensiero, le forme pensiero era, vi parlo del malocchio, maledizione, benedizione, che cos'è? È energia, punto. Senza tutto troppo andare nella paura, è energia. Quindi, allora, qua abbiamo il riscatto, tu che sei la discendente consapevole della tua famiglia, stai riscattando tutta la tua genia. Questo è il messaggio specifico che vi arriva in virtù del lavoro spirituale che stai facendo, perché stai riscattando tutta la tua genia e la tua genia ti sta dando forza, forza e vigore per realizzare i tuoi obiettivi. Il mago. Ok, questo è proprio un messaggio specifico, numero 14, che potresti vedere nei prossime ore, nei prossimi giorni, a conferma, come l'arcano maggiore della temperanza ci dice, della guarigione della genia. Va bene? Perché poi abbiamo qua il 14, qua il numero 15, e da questo, come dice la carta, nascerà qualcosa di meraviglioso, dalla pacificazione. Ok? Ricordiamo che realizzi un sogno. È stupendo, ragazze mie e ragazzi, non aggiungo nient'altro e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.